Thanks God it's Friday! Signori, prima di recitare definitivamente il De Profundis di queste borse, godiamoci oggi questo ennesimo recupero del venerdì e andiamo a vedere insieme quali potrebbero essere i livelli operativi da tenere monitorato nelle prossime settimane. Innanzitutto vi mostro il Nasdaq in questo momento. Partiamo come sempre dalle borse americane. Nasdaq che in questo momento sta offrendo un interessante push up, difficile, veramente difficile, che andremo a richiudere tutta quanta l'escursione settimanale. Però diciamo che oggi stiamo salendo non male ad un ritmo vicino al 2%. D'altronde è una borsa che arriva da un calo del 14%, calo che però non è poi così straordinario se noi lo compariamo ad esempio al meno 17 quasi che aveva fatto ad agosto dell'anno scorso, del 2024. Quindi nonostante si parla di recessione, tutti quanti sanno che ci sarà la recessione, poi lo stesso Trump prima ha detto che la recessione era un male necessario, poi ha detto che in realtà non ci sarà, ma anzi le borse vivranno un nuovo boom e quindi anche in questo clima così incerto, comunque la borsa, in questo caso il Nasdaq, ha subito un calo che comunque è assolutamente fisiologico, rimane ancora nei parametri. Che cosa però è successo di interessante rispetto a prima? Mentre qua arrivavamo da una situazione di swing e tutto rimaneva all'interno di un ambito di swing up, noi qua abbiamo assistito a una fase di incertezza, una falsa rottura superiore e una rottura di questo livello inferiore. Quindi si sta configurando effettivamente, sembrerebbe, una sorta di pattern ribassista, diverso però da quello che abbiamo visto qui nel 2021. Come vediamo qua, in realtà non è riuscito a superare i massimi, quindi i pattern possono essere ribassisti, possono essere essenzialmente di due tipi. Uno è quello che stiamo osservando adesso, quindi falsa rottura superiore, rottura inferiore con accelerazione, ritorno all'interno di questo range per poi partire con la definitiva discesa, mentre invece il pattern che avevamo visto prima era più di questo tipo, con un inizio semplicemente di inversione di trend che alla rottura di questo minimo ha sancito un inizio di un trend inverso. Ma questa presunta al momento inversione di trend è diversa dal precedente, anche perché, come abbiamo visto, al momento sta scendendo del 14% e stiamo già vedendo un primo cenno di risalita. Precedentemente invece, prima di vedere una minima reazione del mercato che avesse anche rotto qualcosa, era sceso del 23%. Quindi ogni movimento di borsa è sempre comunque legato al momento storico ed è sempre uno diverso dall'altro. Anche questo è anche il bello e il complicato della lettura delle borse. A proposito di lettura dei grafici, è davvero interessante per me, che osservo i grafici da vicino tutti i giorni, è davvero interessante questo movimento che si è visualizzato sul daily nell'ultima settimana. È davvero interessante perché c'è stata questa candela di esaurimento che poi noi possiamo tranquillamente andare a tracciare due livelli su questa candela. Quindi il minimo lo abbiamo toccato lunedì, poi c'è stato già
no, martedì, scusate, poi c'è stato già mercoledì un tentativo di rialzo che già ci faceva suonare qualche cosa in testa, poi c'è stato un tentativo di ribasso di giovedì che però non è riuscito neanche ad avvicinarsi al minimo e poi oggi siamo nuovamente, non sappiamo ancora come andrà a finire ovviamente la giornata, ma al momento stiamo suonando di nuovo la carica tentando di rompere nuovamente questo livello chiave interessante, quindi un livello che dura da martedì e che continua a essere un livello diciamo sentito, infatti continua ad essere lì se lo mettiamo anche a candele orarie, ad esempio vediamo come questo livello sia stato raggiunto alle ore 16 e dalle 16 adesso sono le 18:19 continua a stare lì a bazzicare su questo livello, vedete quante volte è stato sentito ed è lì un pochettino che si sta giocando la battaglia per questa settimana, quindi ovviamente, come è successo la settimana scorsa, non posso sapere come chiuderà la borsa alle 22. Per esigenze ovviamente di orario, questo video è girato alle 18:30 all'incirca. Al momento la situazione è questa. Ipotizziamo che il rimbalzo continui fino alla chiusura di questa sera, quindi se dovessimo avere una continuazione ribassista, io direi che dovremmo tenere osservato la prossima settimana. Sicuramente il livello del 25%, sicuramente il livello del 50% e in ultima istanza il livello del 75%. Sono ovviamente le percentuali di questa escursione. Più rimaniamo all'interno del 25 o 50 e più è probabile una fase nuovamente di spinta anche violenta al ribasso, più ci avviciniamo al superamento del 75 e più invece si configura una prosecuzione di trend rialzista. Quindi questi sono i livelli da tenere monitorati che possono essere ovviamente utilizzati anche sull'S&P 500. Questo è per quel che riguarda i mercati americani. Osserviamo che anche l'S&P 500 in questo momento è parecchio lontano dalla sua media mobile a 200 periodi e quindi, lo abbiamo già detto la volta scorsa, una delle cose peggiori per quel che riguarda questa borsa potrebbe essere un arrivo in area 0,75 che equivarrebbe più o meno alla media mobile a 200 periodi e da lì un rimbalzo all'ingiù. Questo porterebbe quasi certamente ad una forte accelerazione di velocità ribassista, velocità che tra l'altro possiamo anche osservare ad occhio senza essere neanche esperti, che è molto chiaramente visibile. Quindi entriamo in settimane, come abbiamo detto più e più volte, in settimane decisive per questa borsa. Adesso deve invertire il trend se vuole avere ancora delle speranze rialziste, deve farlo anche con ottimi volumi. Come vediamo ci sono tantissime notizie che ci aspettano anche la prossima settimana. Ogni notizia bisognerà vedere come uscirà e come soprattutto verrà interpretata dal mercato. Bene, questo per quel che riguarda i mercati americani. Il mercato europeo, che invece è in uno stato, secondo me, continua a essere in uno stato di forza maggiore rispetto all'America. Vediamo che questa settimana c'è stato questo swing che è arrivato fino a questo minimo, però attenzione perché non si vede bene nel video, ma se noi lo analizziamo bene, questa non è una linea orizzontale, ma è una linea leggermente inclinata. Questo è un sintomo di forza. Non è riuscito
a forse se lo metto un po' più zoomato così si vede meglio il fatto che è leggermente superiore rispetto al precedente minimo. È un movimento interessante che ha portato subito al ritorno al di sopra della media mobile addirittura a 20 periodi. Quindi in questo momento Europa ancora molto più forte dell'America, c'è proprio una sorta di rotazione tra i diversi continenti in questo momento e per una questione anche di stabilità politica, anche a seguito delle votazioni in Germania, a quanto pare il vecchio continente viene prezzato dagli analisti come più stabile rispetto all'andamento ondivago degli Stati Uniti. Quindi i capitali si stanno effettivamente in questo momento spostando verso il nostro continente. Interessantissimo, mi piace davvero questa rottura importante della Cina, del mercato Cina sul daily e questo andamento che dopo aver chiuso questo gap come avevamo già raccontato nelle settimane scorse è ripartito al rialzo e secondo me a questo punto ci sono buone prospettive affinché sembrerebbe al momento che i dazi stanno penalizzando di più l'America che non chi intendevano realmente penalizzare, quindi Europa e Cina. Al momento i mercati di Europa e di Cina stanno invece reagendo in maniera interessante, in maniera positiva. Andiamo velocemente a vedere Bitcoin, anch'esso è in forte rimbalzo, oltretutto interessantissimo osservare come sta continuando a mantenere intatto questo livello che ve lo disegno, anche secondo me questo livello è un livello chiave molto importante. Perché è un livello chiave molto importante? È una confluenza di due livelli. Oltre ad essere all'incirca il 50% di questo gap volumetrico, oltre ad essere vicino al 50%, è anche il livello dove questa candela non ha mostrato alcuna shadow, alcuna wick. Quindi è un livello molto interessante, livello sul quale qui ha rimbalzato in maniera proprio perfetta, proprio chirurgica, lo posso zoomare quanto volete, ma davvero ha rimbalzato molto bene. La candela di questa settimana ha rimbalzato sulla media mobile a 50 periodi sul weekly, quindi direi che al momento rimaniamo ancora, quantomeno dal punto di vista grafico, poi si possono fare centinaia di migliaia di discorsi diversi sul Bitcoin, ma al momento, fino a quando almeno si manterrà questa media mobile a 50 periodi in area 77, il trend ha ancora possibilità di ritornare su questa serie di massimi superiori. Interessante anche XRP che continua a rimbalzare su questo FVG. Buone tutte quante, più o meno un po' in recupero, tutte quante le commodities, soprattutto abbiamo un oro, un gold che ha superato i 3000 questa settimana, quindi davvero eccezionale. Ho letto che l'America sta facendo incetta veramente di oro fisico, siamo arrivati a livelli quasi che anche le stesse banche non riescono più a distribuire. Siamo arrivati a livelli di scarsità paurosi di questa materia prima e diciamo che tutta questa incetta di oro sicuramente non è un buon segnale. Quindi
rimbalzo più o meno di tutte le commodities e rimbalzo anche del dollaro dopo aver raggiunto in maniera molto simile poi al mercato Europa, più o meno graficamente è lo stesso andamento, anche se qui è stato superato leggermente, però poi ha tentato subito un recupero, quindi siamo arrivati su questo minimo, adesso sta cercando un recupero, vedremo se riuscirà a recuperare un pochettino o se nella prossima settimana Trump si inventerà nuovamente qualche cosa per far nuovamente scendere il dollaro. Quindi queste sono le indicazioni per questa settimana. Abbiamo visto un venerdì in forte recupero su tutte le borse mondiali. Vedremo, abbiamo visto più o meno quali sono i livelli da tenere monitorato. Potete tranquillamente guardare i livelli numerici su questo video, oppure potete tracciarvi voi i livelli. Vi faccio rivedere anche i livelli dell'S&P 500 in modo che se volete li potete anche scrivere. Quindi vedremo che cosa succederà la settimana prossima. Tra l'altro noto adesso che ci sono anche dei gap lasciati ancora scoperti lato weekly sugli indici. Vediamo se la settimana prossima riusciremo a richiudere questi gap. Anche per questa settimana è tutto, come sempre ci vediamo sul circolo degli investitori.